Prima di iniziare con gli esercizi da fare, ti dirò cosa non fare. Per chi ha problematiche di spondilolistesi anteriore, è bene evitare tutti i movimenti di iperestensione di schiena e assolutamente non sollevare carichi pesanti. Ecco perché tutti gli esercizi che vedremo ora sono svolti totalmente in flessione lombare e retroversione del bacino. Stretching ischio-crurali. Sei sdraiato supino, con la corda che passa al di sotto del tuo avampiede. Mantieni il piede a martello e il ginocchio della gamba che è in allungamento rimane sempre teso. Gli ischio-crurali sono muscoli coinvolti nell'accorciamento della catena posturale posteriore. Spesso certi dolori lombari sono una conseguenza di tensioni provenienti dagli arti inferiori. Schiacciare la zona lombare al suolo. Sdraiati supino e piega le ginocchia. Inspira e quando espiri lentamente schiaccia completamente la zona lombare a terra, richiamando anche la pancia in dentro. Ripeti per almeno 10 volte in maniera lenta e controllata. Trasverso dell'addome. La principale funzione del trasverso dell'addome è paragonabile a quella di cintura addominale, un po' come quelle fasce che si indossano quando è presente il mal di schiena, che appunto servono a dare sostegno. Pertanto comprendiamo come una buona tonicità del trasverso sia fondamentale per stabilizzare la colonna vertebrale, soprattutto durante gli sforzi. Per l'esecuzione di questo esercizio, sdraiati supino con le ginocchia piegate. A questo punto cerca la sporgenza ossea del bacino chiamata cresta iliaca. Una volta trovata, scivola di circa 2 cm all'interno ed in basso. Mantieni la pressione su quest'area con 2 dita. A questo punto la prima cosa da fare è schiacciare completamente la colonna lombare a terra, producendo il movimento di retroversione del bacino. Da questa posizione si lavora praticamente solo con la respirazione. Inspira e quando espiri fai in modo di richiamare l'ombelico in dentro, verso il pavimento. Mantieni per qualche secondo e ripeti. Generalmente consiglio di partire con almeno 20 atti respiratori per prendere confidenza con tale esercizio ed aumentare progressivamente nel tempo.
Esercizio del gatto solo in flessione. Partendo da una posizione di schiena dritta, inspira e quando espiri inarca completamente la schiena, incurvandola, ed alla fine richiama l'addome in dentro, rilassando il collo verso il basso. Ripeti circa 10 volte. Stretching della schiena in Balasana. Da questa posizione scendi in allungamento della schiena sedendoti sui tuoi talloni. Allunga le braccia in avanti e rilassa completamente la zona cervicale. Questa posizione nello yoga è chiamata Balasana. Attenzione! Se hai problemi alle ginocchia o difficoltà a sederti sui talloni, utilizza un asciugamano arrotolato per aumentare lo spazio tra il sedere e i talloni, trovando quindi la tua posizione di comfort. Rimani in allungamento per circa 30 secondi. Esercizio del bambino che si culla. Sdraiati supino e piega le ginocchia al petto, dirigendo i tuoi piedi verso il soffitto. Poi afferra le piante dei piedi con le tue mani. In questa fase esegui una spinta dolce dei piedi verso il soffitto, che sarà contrastata dalle tue mani, che li mantengono fermi. Questo movimento di spinta contrastata è detto esercizio di energia muscolare con contrazione isometrica. L'obiettivo è creare spazio a livello della zona lombosacrale, che è la sede del problema per la spondilolistesi. Esegui almeno 10 spinte contrastate. Squadra a muro con rotolino tra le scapole. Concludi con questa posizione di relax con le gambe contro il muro, posizionando un asciugamano arrotolato fra le scapole per aprire il petto. Ricorda, la distanza tra il tuo bacino e la parete dipende dal livello di tensione che avverti dietro le cosce o ginocchia. Deve essere piacevole, non doloroso. È importante comunque che le ginocchia siano tese ed i piedi a martello. È una posizione statica, posturale finale di scarico, per cui puoi mantenerla anche dai 5 ai 10 minuti, in assoluto relax, lavorando solo con la respirazione. È fondamentale che la colonna lombare sia totalmente appoggiata a terra. Le tue mani non devono passare sotto lo spazio tra la schiena e il pavimento. Posizione di scarico lombare. Si può utilizzare un tavolo per assumere un'ottima posizione di rilassamento in flessione per la zona lombare. Appoggia un cuscino sotto l'addome e lascia sporgere il bacino al di fuori del tavolo, con gli arti inferiori leggermente piegati e rilassati. Rimani in posizione anche 4-5 minuti.